Ciao! Oggi in questo video presento il mazzo degli oracoli chiamato le carte divinatorie della magia bianca. Sono carte che possono essere utilizzate appunto come sistema di strumento di divinazione, ma anche per creare dei piccoli atti magici. Intanto vi do il benvenuto su Minty Tarot. In questo canale voglio promuovere i tarocchi, ma anche altri strumenti, come in questo caso, per la conoscenza e il benessere interiore, attraverso previsioni, interattivi e tutorial. Dunque, oggi appunto vi presento questo mazzo di carte che io ho da un po' di tempo. Adesso sicuramente voi non potrete leggere perché solitamente la videocamera fa da specchio. Comunque si chiamano le carte divinatorie della magia bianca. Sono De Vecchi editore e l'autore è Emanuele Imperiali. Arrivano, meglio, le comprate con un bellissimo cofanetto come tutti gli oracoli della De Vecchi Edizioni, che a me piace molto, e le carte sono abbastanza grandi, come più della mia mano. Io ho le mani piccole, però insomma sono abbastanza grandi. Una delle cose migliori di questo mazzo di oracoli è il libricino che le accompagna, che è molto grande, nel senso che sono 204 pagine, però soprattutto è pieno di informazioni interessanti. Dunque, all'inizio spiega un po' il sistema delle carte che sono state create, che sono divisi in vari gruppi. Alcune rappresentano dei personaggi specifici, altre degli eventi che possono capitare, altre il tempo, quindi dà anche la possibilità di vedere un attimo la tempistica in un consulto. Altre rappresentano i sentimenti e azioni varie, altre carte sono dedicate alla crescita, altre a degli incontri e le ultime a dei luoghi. Quindi è un oracolo che funziona un po' anche come delle sibille, nel senso che non dà informazioni generali, però appunto può permettere di veramente vedere degli eventi e dove passeranno, dove si realizzeranno, più o meno con che tempistiche, eccetera. Potete quindi magari scegliere una carta tra gli eventi, una carta, divide il mazzo in gruppi, diciamo, in questi 7 gruppi, e per ogni gruppo prendere una carta, per esempio, e vedere quindi un certo evento quando arriverà, e dove, chi sono i protagonisti di questo evento, di questa azione, per esempio. Comunque, in fondo al libricino vedrete che ci sono molte stese con vari numeri di carte, anche tante. Il mazzo è composto da 40 carte e all'interno appunto del libricino, oltre alle varie stese consigliate, c'è ovviamente il significato per ogni carta. Devo dire che il significato è un po' generico, la descrizione non mi sembra particolarmente chiarificatrice, però appunto c'è anche per la carta rovesciata il significato, quindi possono essere lette solo al dritto, anche al dritto e al rovescio. E poi per alcune, la maggioranza delle carte, c'è anche spiegato come utilizzarle per creare dei piccoli atti magici, addirittura con l'intento già scritto, l'invocazione, come chiamano qua l'intento. E poi la cosa bella è che dopo la spiegazione di ogni carta c'è tutta una sezione molto grande che parla innanzitutto di come, di cosa può
predisporre alla lettura, quindi anche regole di vita, tipo l'essere vegetariani, il digiuno, il silenzio, come favorire la concentrazione con lo spazio sacro, il rapporto con il consultante, i fattori che favoriscono la concentrazione, quindi tutte informazioni anche che possono essere utilizzate appunto per favorire gli atti magici, quindi attenzione ai cicli lunari, l'attenzione al giorno della settimana, vari tipi di invocazioni e vari tipi di pietre che possono essere utilizzati, oli, eccetera. Quindi è un piccolo compendio anche di magia bianca, ovviamente come indica il titolo dell'oracolo, il nome dell'oracolo. È un libricino fatto veramente molto, molto bene, che varrebbe la pena comprare in mazzo anche solo per avere il libricino. Per chi è a digiuno di questo tipo di atti magici, di magia bianca. Comunque, adesso vi presento le carte. Un fattore a cui dovete stare attenti è il fatto che non sono plastificate, quindi quando le mischiate dovete fare molta attenzione. Io consiglio di fare così in questo caso, perché altrimenti rischiate di distruggere i bordi delle carte. Io l'ho già divise per gruppi, quindi adesso ve le mostro e vedete che hanno dei colori brillantissimi che a me piacciono molto, molto, molto belli. Tutte hanno questo margine dorato, aranciato siccome si possono leggere sia al diritto che al rovescio, hanno un sottotitolo per poterle leggere, appunto, che riassume un po' il messaggio del significato al diritto e al rovescio. Dunque, iniziamo con le carte. Questo è il gruppo dei personaggi che appunto, come si vede dalla figura di questa carta, vengono distinti a livello fisico, però in realtà hanno anche dei significati di tipo caratteriale, ecco. Questo è l'uomo biondo, la donna bionda, la donna bruna e l'uomo bruno. E questi possono essere, queste quattro carte, anche essere utilizzate come rappresentanti del consultante. Questa è l'imperatrice, il re, la giovinezza, che indica appunto la persona giovane, i due ragazzi, che parla di una coppia di qualsiasi tipo, anche professionale. Poi abbiamo le carte dei luoghi e qui abbiamo l'edera, la natura, la città, l'arcobaleno, il monte. Quindi vedete che sono anche carte un po' che si spiegano bene da sole, ecco. Sono di facile interpretazione. Poi abbiamo le carte degli incontri e qui abbiamo il delfino, il cocktail, il serpente, e adesso iniziano le carte della crescita, ovvero che parlano della nostra evoluzione, dell'evoluzione del consultante. Questa è la voce interiore, la ricerca, la partenza, la creatività,
il giudizio, la tempesta, il vento. E adesso iniziano le carte che rappresentano le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Questa è la repulsione e l'abbandono, che indica una separazione, il coraggio, l'attrazione, la rabbia e l'impulsività, la felicità, con la colomba, la malinconia, la danza, il sole e la luna, che indicano il maschile e il femminile, la solitudine. E queste sono le carte che indicano le tempistiche. Questo è l'orologio per tempi brevi, la ruota del tempo per tempi lunghi e il mutamento per tempi ciclici. E poi abbiamo, queste sono carte che indicano gli eventi, quindi l'angelo, la sirena, il messaggero, le notizie che arrivano, il fulmine e infine il saggio, che indica un consiglio. Bene, che altro dirvi? Sono carte molto belle, il libro è ben fatto, non credo che siano neanche tanto care, sicuramente le trovate anche a vendere online. Fatemi sapere se vi piacciono o se già le avete, come vi trovate a utilizzarle. Bene, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!